Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme una bellissima sciarpa a finto punto costa inglese. Sembra lavorato a maglia, ma non lo è. Non è un punto reversibile, dietro ha un'altra texture, ma davanti sembra proprio un finto punto inglese. Io l'ho lavorata con 3 colori diversi. Per ogni giro ho cambiato filo e ho lavorato sulle sfumature panna, grigio chiaro, grigio scuro e via dicendo. Eh, per quanto riguarda le misure, ha una larghezza di 22 per una lunghezza di 180 centimetri. Si lavora in orizzontale, quindi dovremmo montare un numero di catenelle tali che ci possano consentire la lunghezza totale della sciarpa. Per esempio, nel mio caso, appunto misura 180 centimetri, ho montato 250 catenelle che ho lavorato con un uncinetto del 5,5. Per quel che riguarda la lavorazione è semplicissimo, si lavora tutto a mezzo punto alto. Andiamo a vedere come. Io ovviamente la sciarpa l'ho già fatta e quindi faremo un campione. Ho anche montato nel frattempo un numero di catenelle. Non ci serve avere un multiplo preciso, mettiamo le catenelle come quante ce ne servono per arrivare alla lunghezza. Mi alzo con altre 2 catenelle e vado avanti a lavorare a mezzo punto alto tutte le maglie che ho a disposizione. Arrivata alla fine delle mie catenelle, faccio l'ultimo mezzo punto alto e mi trovo in questa situazione. Quindi mi sollevo con altre 2 catenelle, filo sull'uncinetto e non entro qui come farei normalmente nella catenella del punto, ma bensì entro qui, in questa costina che ho qui sotto, ed entro in questa maniera e faccio il mio punto. Fatto il mio punto, non mi sono dimenticata di dirvi che avremo bisogno anche di 2 marcapunti. Marchiamo il primo perché dopo andare a lavorare con le costine si fa fatica a vedere il punto giusto dove entrare. Di nuovo filo sull'uncinetto ed entro, non entro qui, ma entro qui e faccio il mio punto. Filo sull'uncinetto, entro qui, praticamente nella costina parallela al punto. E di nuovo entro in questa costina. Vado avanti per tutta la riga, lavorando questa costina del punto. Arrivata alla fine della riga, salgo ancora con 2 mezzi punti alti, con 2 catenelle, pardon, filo sull'uncinetto e qui devo lavorare da dietro, praticamente punto l'uncinetto nel dietro del nostro lavoro, vado sotto al punto, prendo la costina che resta sotto l'uncinetto, torno indietro, pesco il filo e faccio il punto. Marco, anche in questo caso, prendendo le 2 costine del punto, solo il punto intero, così. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro dal retro, prendendo tutto il punto, passo sotto
sotto alla costina e faccio il punto. Di nuovo, filo sull'uncinetto, entro dietro, prendo tutto il punto, passo sotto e faccio il punto. Filo sull'uncinetto, entro, passo sotto in modo da prendere questa costina, ripesco il filo e chiudo. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro, bypasso la costina, ripesco il filo e chiudo il punto. E vado avanti fino alla fine della riga. Arrivato alla fine della riga, entro nell'ultimo punto, prendo la costina ed eseguo l'ultimo. Salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e da capo entro in questa costina e faccio il mio mezzo punto alto. Ricordiamoci di marcare perché viene più semplice. Prendo il punto intero. Voilà. E di nuovo vado a prendere la costina che abbiamo subito qui davanti e vado avanti finché non ho finito la riga. È arrivata all'ultimo punto, finisco la mia riga. Salgo ancora con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e di nuovo passo da dietro, prendo la costina e chiudo il punto. Metto il marcapunti, prendendo il punto intero, 1 e 1, 2, e andiamo avanti. Ops. E vedete che già comincia a prendere forma. Sembra quasi una costa inglese. Io vado avanti per altri 2 o 3 giri e poi dopo vediamo il risultato insieme. Ed ecco il mio campione finito. Guardate, sembra proprio fatto a maglia. È facilissimo da fare, è veloce, è un punto ideale per fare magari regali per Natale, un pensierino all'amico, al fratello, alla zia. La sciarpa, vi ricordo che l'ho fatta con questo punto, però ho cambiato il filo ogni giro e ho lavorato sempre in andata e ritorno. Per nascondere i bordi un po' irregolari, gli ho applicato una frangia. A me piace tanto il risultato, mi piace tanto l'effetto e con questo progetto vi ringrazio per essere stati con me. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per rimanere aggiornati per i prossimi video. Ricordo che sono anche su Facebook, il link ve lo lascio qui sotto nel box informazioni. E niente, grazie mille per l'attenzione e al prossimo progetto. Ciao a tutti.